sono Mauro Barbacci e ti do il benvenuto in Rapporto Uomo-Natura. In questo podcast ti racconto come la natura riesce a migliorare la mia vita. Iscriviti a questo canale per ascoltare la mia storia e vedere altri video nella natura. Oggi ho passato una delle giornate più ricche di emozioni forse nell'ultimo anno. Oggi sono tornato in mezzo alla natura con la voglia di fare e a fine giornata devo dire che ci sono riuscito. Mi sono svegliato con dei buoni propositi, è da ieri che ero con dei buoni propositi, anzi veramente dalla settimana scorsa, la settimana passata, solo che sono uscito con i buoni propositi e sono dovuto tornare a casa perché mi ero innervosito, non riuscivo a stare qui dentro, qui in mezzo alla natura. Oggi è stato diverso. Oggi è stato diverso perché sono inizialmente partito con il freno a mano, però poi mano a mano mi sono ritrovato a riscoprire e a riosservare, riascoltare la natura intorno a me. Quindi ho iniziato a vedere i fiori, le fioriture spontanee, l'Aracampis morio, Pauciflora, la fritillaria montana, le colombine, e poi ho ricominciato ad ascoltare i suoni della natura. E come adesso, non so se lo sentirai, ma c'è un leggero vento, una leggera brezza, fredda perché aria fredda, però è meravigliosa perché per me il vento qui è importante, significa che non sono solo. Sono tornato qui dentro con una visione diversa rispetto a tutte le volte che ci sono stato durante quest'anno. Ho sbloccato quella che era la voglia di fare in fare, mettermi giù e fare, non solamente pensare devo fare questo, devo fare quest'altro, no, le facevo prima di pensarle e quindi sono tornato ad essere, diciamo, il Mauro giovane, il Mauro di una volta, di tanti anni fa, che si toglie dei pensieri negativi dalla testa, si toglie dei limiti, ecco, ma dei limiti messi da me stesso. Non è facile, non è affatto facile, però ho compreso durante quest'anno che viaggiavo col freno a mano. Stavo viaggiando a rallentatore, non che voglia fare chissà che è, perché la natura detta i tempi e di questo ne sono molto consapevole, va tutto a rallentatore, come adesso io sono qui e mi sta andando tutto il mondo intorno a me a rallentatore. Sono in una bolla, nella mia bolla spazio-temporale, ecco, però è bello tornare a riscoprire gli odori, i suoni, la luce che c'è intorno a me e tornare a studiare, tornare a capire anche con il fatto che le stagioni sono cambiate, tornare a capire cosa cambia rispetto a prima. Una giornata come quella di oggi è fondamentalmente stata rigenerante, molto più di tante altre volte, è stata anche stimolante, ma stimolato a
a pensare, a guardare avanti e non continuare a guardare indietro, guardare avanti con la consapevolezza del passato, guardare al futuro conoscendo il passato ed il presente, però con un Mauro completamente nuovo. E oggi penso di aver smosso qualcosa di importante dentro me, ma soprattutto apprezzare sempre di più quello che è stato il percorso nella mia vita fino ad oggi, nel rapporto proprio con la natura, nello stare da solo in mezzo alla natura, come in questo momento, essere qui con gli uccellini che cinguettano. Saranno magari altri animali qui in giro, non lo so, però stare qui da solo, andare da solo e fare i conti con me, con Mauro, fare i conti con se stessi è molto importante e da un certo punto di vista è anche affascinante, sempre più affascinante, e penso che questa cosa la porterò con me molto a lungo nella mia vita. Sono momenti eccezionali della nostra vita, che il sole che un attimo, adesso ecco è arrivato questo raggio di sole tra gli alberi e le nuvole, senti come cambia il tepore rispetto al vento freddo di prima, cambia la luce, vedi che tutto si ferma, cala il silenzio, riparte il suono della natura, è tutto fantastico, è tutto veramente fantastico, è una cosa che mi mancava. Ripeto, sono stato qui dentro, però ero cieco e ero sordo in quel momento. Adesso sono tornato a vedere, a sentire e a provare diverse emozioni, tante emozioni, come provavo da giovane. È un percorso necessario. Questo è stato un percorso necessario e sarà un percorso necessario da qui ad andare avanti. Lo scoglio più grosso secondo me sarà tornare a Rio Freddo, stare dentro il fiume e ricominciare a rivivere i suoni del torrente. Quello sarà un bel passo in avanti, come lo è stato questo di oggi, cosa che ho apprezzato molto. Mi sono, tra virgolette, ringiovanito nella mente, nello spirito. È stata una sensazione bella e strana allo stesso tempo. È stato un qualcosa di molto forte, veramente molto forte. È stata una cosa molto forte che mi ha fatto ritornare in mente cose del passato da bambino, rivivere momenti fantastici della mia vita, perché in 45 anni ho molti momenti belli, per fortuna, non ho solo momenti brutti, e quindi andrò avanti su questa strada e rafforzerò sempre più il rapporto tra me e la natura.